Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Vietnam. Questo è il primo episodio, potremmo definirlo l'episodio 0 della mia lunghissima serie su questo viaggio che ho fatto on the road in Vietnam. Infatti in questo particolare episodio sarà un video abbastanza particolare perché vi dovrò raccontare come ho deciso di attraversare questo paese, perché sarà una maniera molto particolare, cosa che non ho mai fatto prima di essere arrivato qui in Vietnam. Quindi ci sono davvero tante cose che vi devo raccontare. In questo video appunto non vi mostrerò ancora il viaggio effettivo, sarà un video molto parlato in cui vi racconterò tante cose. Poi dal prossimo video, quello che potremmo definire il primo vero episodio, vi mostrerò Hanoi, la capitale del Vietnam, dove appunto io ho iniziato questo incredibile viaggio che vi anticipo già appunto che è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto in tutta quanta la mia vita. Se mi seguite già su Instagram probabilmente già avrete visto quello che è stato per me questo viaggio. Se ancora non lo fate vi consiglio di seguirmi, perché chiaramente lì pubblico i contenuti ogni giorno, quotidianamente, vi mostro quello che faccio giorno per giorno. Chiaramente i video su YouTube arrivano con un po' di ritardo. Niente, comunque ho già parlato troppo, direi che voi potete mettervi comodi, rilassatevi perché ho davvero tante cose da raccontarvi. Benvenuti in Vietnam e niente, buona visione. E la prima grossissima novità che devo raccontarvi in questo video è il modo in cui ho scelto di visitare questo paese, ovvero il Vietnam. Infatti ho scelto di attraversarlo tutto quanto, partendo dal punto più a nord al punto più a sud, con una moto. Ho comprato una moto proprio ieri, adesso poi vi racconto tutto quanto, come ho fatto, quanto ho speso, eccetera eccetera, ve la faccio vedere. Comunque appunto la novità più importante è sicuramente questa, ovvero ho comprato una moto qui in Vietnam e ho deciso di attraversare questo paese in moto. In pratica, dopo più di 4 mesi che sto viaggiando tra l'Asia e il sud-est asiatico, sentivo proprio la voglia, la necessità di cambiare tipologia di viaggio, perché finora mi sono sempre spostato con i mezzi pubblici, quindi bus, treni, e noleggiavo gli scooter quando ero in un posto e volevo visitare alcune attrazioni che magari erano un po' lontane, quindi noleggiavo lo scooter. Ma sentivo proprio la necessità di cambiare tipologia di viaggio e quindi di provare una nuova esperienza, di provare una cosa nuova, e soprattutto questa cosa sono sicuro mi permetterà di visitare anche il vero Vietnam, ok? Quindi delle parti autentiche, nascoste, ancora incontaminate, e quindi dei posti che magari non sono ancora stati raggiunti, spero, dal turismo di massa. Voglio proprio esplorare il Vietnam con calma, infatti ho tantissimi giorni a disposizione, me la prenderò davvero comoda, quindi ci saranno dei momenti in cui visiterò chiaramente dei posti super autentici dove spero veramente di trovare pochissimi turisti, se non addirittura quasi nessuno, perché voglio davvero entrare a contatto con la popolazione locale e voglio davvero visitare, esplorare davvero con calma questo paese. Questo modo di viaggiare nel Vietnam ovviamente non l'ho inventato io, ci sono tantissimi viaggiatori che fanno dal nord a sud o viceversa, quindi da sud a nord, e lo fanno appunto con la moto, quindi il Vietnam si presta proprio bene per questo tipo di viaggio. Lo scooter e le moto sono sicuramente il mezzo più diffuso nel Vietnam, ce ne sono un'infinità, e quindi se mai dovessi avere un problema meccanico, tecnico, non lo so, riguardo alla moto, sicuramente sarà facilissimo trovare qualche vietnamita, qualche buon vietnamita che mi aiuterà a risolvere e a superare determinati problemi che magari avrò in futuro. Pensate infatti che il Vietnam è il paese con più motociclette al mondo. Recenti stime ne hanno contate più di 42 milioni su una popolazione di 90, quindi in pratica una moto o uno scooter ogni 2 abitanti. È infatti il mezzo più utilizzato dai vietnamiti, e proprio per questo ho pensato che non ci fosse modo migliore per esplorare questo paese se non nella maniera in cui lo farebbe un local, e quindi con lo scooter. Comunque guardate che bel parchetto che ho trovato da noi. Per venire a fare queste riprese e spiegarvi questa nuova tipologia di viaggio, ho trovato questo magnifico parchetto che è gigantesco, c'è pochissima gente ed è ben curato, mi sembra. È tenuto molto bene, mi piace, carina noi.
Comprare una moto in Vietnam è davvero molto semplice, ci sono tantissimi gruppi anche su Facebook di viaggiatori che vendono la propria moto perché magari hanno finito il loro viaggio, quindi la moto non gli serve più, quindi c'è proprio un mercato gigantesco, potete trovarle davvero di tutti i tipi. Ci sono ovviamente anche un sacco di meccanici che vendono le moto, i prezzi sono davvero super economici, io infatti pensate che la mia l'ho pagata 250 euro con prezzo di casco. E molto importante, dovete fare attenzione se volete comprare una moto al libretto blu, alla blue card. In pratica è semplicemente il libretto che attesta che la moto appartiene a te. Dovete controllare che la targa inserita nel libretto sia la stessa ovviamente della moto, e questo libricino è la testimonianza che la moto appartiene a voi, che l'avete comprata. Ho scelto di comprarla e di non noleggiarla perché questa cosa mi permette di essere il più autonomo possibile, posso andare davvero dove voglio senza avere l'ansia, diciamo, che si spacchi qualcosa, che succeda qualsiasi cosa, perché tanto la moto appartiene a me e se si dovesse rompere, se dovessero esserci dei problemi, chiaramente la porto da un meccanico, spendo quello che devo spendere là giusto, così che non ho l'ansia di doverla poi riportare al noleggio dove l'avrei noleggiata. Altra cosa, sicuramente questa cosa mi permette di risparmiare tantissimi soldi perché non devo più prendere chiaramente mezzi pubblici per spostarmi da un posto all'altro, e soprattutto una volta che finirò il mio viaggio ad Ho Chi Minh cercherò di vendere la moto e quindi avrò risparmiato davvero tantissimi soldi. Per quanto riguarda la mia moto, che adesso vi faccio vedere, io sono stato fortunatissimo perché non ho dovuto nemmeno cercarla troppo. In pratica appena sono arrivato da noi nell'ostello stavo parlando con un paio di ragazzi e c'era questa ragazza che voleva vendere la moto, quindi me l'ha fatta vedere, l'abbiamo provata poi insieme, gli ho dato una lavata ieri perché era super sporca. Mi sono fatto anche il doppione della chiave. Ci facciamo una bella copia della chiave per non perderla, cioè almeno se ne perdo una c'ho l'altra, non si sa mai. 100.000 dong vietnamiti. Hello? Hello? Mi ha fatto la copia, raga, ci ha messo letteralmente un minuto. Thank you so much, come on, thank you. Abbiamo la coppia, raga, abbiamo la coppia. Niente, quindi l'ho provata e mi è piaciuta, vedo che funziona, ha cambiato entrambe le ruote, ha cambiato la catena, ha cambiato l'olio, quindi direi che mi sembra molto affidabile. Non volevo una moto super pretenziosa, super perfetta, nuova, eccetera. Mi serve una moto che sia affidabile, piccolina, facile da manovrare e appunto non mi serve assolutamente una moto nuova. Ma adesso direi che è arrivato il momento finalmente di mostrarvela. Amici, siete pronti? Ecco a voi la mia nuova moto che ho appena comprato in Vietnam. È una Honda Wave semi-automatica da 110 cavalli. Ecco qui, raga, già mi devo interrompere, devo intervenire di nuovo io a posteriori perché ho già fatto il primo errore clamoroso. Ovviamente non sono 110 cavalli, ma è uno scooter di 110 di cilindrata. Ma questo vi fa capire che io davvero di scooter non ne capisco nulla. Non ne ho mai posseduto uno in Italia, non ho mai avuto uno scooter. Ho imparato a guidare gli scooter in Asia e soprattutto non ho mai nemmeno guidato uno scooter semi-automatico, quindi non con la frizione ma con le marce che vanno cambiate col pedale, col piede di sinistra, no? E la prima volta, non ho mai guidato uno scooter semi-automatico prima di essere arrivato appunto in Vietnam ed imparare da noi è stato sicuramente complicato, divertente diciamo, perché comunque a noi è una città super trafficata, ma diciamo niente, ecco, questo è un errore abbastanza grave, abbastanza clamoroso, me ne rendo conto, non so nulla di scooter, raga, non è il mio ambito, non ne capisco nulla, per me è lì e boh. E mi serve solo per muovermi, quindi perdonate la mia ingenuità, la mia ignoranza, ecco, ma niente. Non so niente di scooter. Torniamo al video. Ho optato per questo modello perché viaggiando in Asia mi sono reso conto che è uno dei modelli più diffusi sia in Laos sia in Thailandia ma anche qui in Vietnam, e quindi se mai dovessi avere un qualsiasi tipo di problema so per certo che non sarà difficile trovare qualche vietnamita che è capace ad aggiustare questo tipo di modello, questo tipo di moto.
spostato alla modalità GoPro, spero riuscirete a sentirmi. Cerco di personalizzare ancora la moto perché voglio farmi mettere un cestino qua davanti per magari le bottiglie d'acqua o per il drone, o vedrò, comunque potrebbe sempre tornarmi utile. Adesso gli voglio anche chiedere quanto costa eventualmente mettermi i box, avete presente quelle scatole da mettere magari da un lato qui e anche da questo lato qui, per tenerci magari le cose che non voglio che si bagnino o che non voglio tenere in vista, che non voglio lasciare nello zaino che starà qui. Sapete, il computer o qualsiasi cosa elettronica che non voglio che si bagni, preferirei, diciamo, essere un po' più sicuro, un po' più protetto e comprarmi delle scatole da mettere ai lati della moto. Adesso vediamo se il ragazzo ha capito, perché non parlano chiaramente l'inglese. Vediamo anche e soprattutto quanto mi costa, non voglio spendere troppo. Allora, il cestino ce lo stiamo facendo mettere, perfetto. Hello. Questo signore che è attratto dalla GoPro. Quindi è Tramaraga, non parlano inglese e quindi bisogna farsi capire con Google Traduttore, per forza. Però questo lo stiamo montando ed è una cosa che già sono contento di avere. Ci posso mettere, sapete, magari le bottiglie d'acqua, appunto ci posso mettere la borsa del drone così che posso utilizzarlo velocemente. Non so, può sempre tornarmi utile, posso metterci delle robe che mi servono a portata di mano quando guido. E poi adesso stavo pensando, adesso mi hanno fatto vedere questa scatola qua, vi faccio vedere. Questa qua, che però secondo me è piccola, è un po' piccolina, da mettere, no, ai lati della moto, no, tipo così. Però secondo me questa è piccola, ne ho bisogno di un'altra un po' più grossa. Adesso sono andati a prendermene, dovrebbero essere andati a prenderne una un po' più grossa, vediamo. Eccola qua, è arrivata anche la scatola, quella un po' più grossa, vediamo un po'. Ma non lo so. Ma che dite? Ce la prendiamo? Potrebbe servirmi, ci posso mettere qualcosa sicuramente. Non so, immagino qualcosa che magari mi serva da prendere velocemente, lo posso tenere qui, qualcosa magari di non troppo valore, ecco. Ma how much is it? How much? How much? 550. You can show me. Here. Wow, più di mezzo milione. 550.000. Ok raga, ci prendiamo anche la scatola. Siamo scesi a 480.000. Dong, wow, guarda che bella. Sta diventando una bella moto, raga, mi piace. Ok, da capire cosa ci metterò qua dentro, ma ci può stare. Wow. Questa è la moto fatta e finita, direi. Abbiamo il rack dove mettere lo zaino, abbiamo una meravigliosa borsa di pelle, da capire ancora cosa metterci dentro, abbiamo un cestino e appunto mi ha aggiustato anche il portatelefono in modo tale che adesso ce l'ho proprio di fronte e posso vedere meglio. E boom, speso in totale 680.000 dong. Nel prossimo video, nel prossimo episodio, vi svelerò anche il nome che le persone che mi seguono su Instagram hanno scelto di dare a questa moto. Infatti, se non mi seguite su Instagram vi consiglio anche di farlo, perché lì chiaramente pubblico i contenuti con più costanza, quotidianamente, ogni giorno, e ho appena fatto un sondaggio chiedendo alle persone che appunto mi seguono di dare un nome. Quindi siete voi, sono le persone che mi seguono che hanno scelto il nome per questa moto e chiaramente ve lo dirò poi nel prossimo episodio su YouTube. Ok, cari amici viaggiatori, direi che siamo arrivati alla fine di questo primo episodio della mia serie lunghissima sul Vietnam. Spero davvero che vi sia piaciuto. Come vi ho anticipato all'inizio, è un video un po' particolare perché ho parlato davvero tantissimo, ma perché appunto volevo cercare di spiegarvi nel miglior modo possibile come ho scelto di organizzare il mio viaggio in Vietnam. Nel prossimo episodio inizierà ufficialmente il mio viaggio on the road in questo meraviglioso paese e, oltre a svelarvi il nome che il popolo di
Instagram ha scelto per lo scooter che ho deciso di comprare. Oltre a farvi vedere a noi, infatti appunto andremo alla scoperta finalmente della capitale del Vietnam, vi presenterò anche alcuni amici che hanno scelto di venirmi a trovare e con i quali abbiamo passato alcuni giorni insieme e appunto hanno viaggiato insieme a me, abbiamo condiviso alcune esperienze incredibili. Tutto questo ovviamente nel prossimo video. Grazie per aver guardato e appunto ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio. Ciao! Paolo. Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mio... Paolo. Questo modo di attraversare, di viaggiare... Paolo. Praticamente è semplicemente il libretto che ho scelto di comprarla e di non noleggiare, così che non ho l'ansia di doverla tenere perfettamente. Ecco qui raga, già mi devo interrompere per... Paolo. So per certo che trovo qualsiasi... So per certo che troverò qualsiasi tipo